Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per il primo semestre del 2025. Abbiamo la carta del giudizio, amici dell'Ariete, periodo di rinascita, di risveglio, magari per qualcuno si tratta proprio di risveglio spirituale, però è una carta comunque che dà la possibilità di vedere le cose da un punto di vista più ampio. È proprio come una presa di consapevolezza su un determinato tema, magari della vostra vita, piuttosto che su una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida. Trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. E poi sempre in descrizione trovate il link al corso di tarocchi che partirà a gennaio 2025 e tutte le novità del momento io le inserisco sempre in descrizione, quindi voi aprite sempre la tendina, date un'occhiata e poi se avete informazioni da chiedermi vi basta scrivermi un'email. Bene ragazzi, questo è il primo di 4 oroscopi, questo è diciamo uno sguardo generale al primo semestre del 2025, dopodiché andrò a fare un oroscopo per la crescita spirituale, uno per l'amore e le relazioni e un ultimo per il lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono per questo periodo. Partiamo con un 8 di bastoni, un 10 di bastoni, la morte, giudizio nuovamente, il mondo, la sacerdotessa, l'eremita e un asso di coppe. Tanti arcani maggiori devo dire in questa lettura. Adesso andiamo un po' a vedere le carte singolarmente, poi farò come una sorta di riassunto, ok? Bene ragazzi, partiamo dall'8 di bastoni. È una carta di comunicazione, è una carta di networking, mi è arrivata questa parola, di socializzazione, di connessione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta con questo 8 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 9 di spade. Ho l'idea che lascerete, come dire, indietro un tema che vi ha preoccupato molto. Abbiamo anche un 10 di bastoni qui che è proprio sono le aspettative, i pesi che ci portiamo dietro. Qui è come se ci fosse stato qualcuno che ha parlato per un tempo di un certo tipo di questione e tema e adesso è come se fosse arrivato il momento di cambiare un pochettino questa situazione. Guardate, l'otto di bastoni in questo caso potrebbe anche fare riferimento alle comunicazioni via internet, ai social, a quello che è il mondo virtuale. Andiamo a vedere il 10. Ok, 2 di coppe. Sì, scusate, fante di bastoni. Voglio andare a vedere anche la morte. Ho l'idea che qualcuno chiuderà un certo tipo di capitolo della propria vita
Abbiamo un 5 di coppe e un 6 di spade. È come se ci fosse, perché qui abbiamo il giudizio, ma anche qui abbiamo il giudizio, è come se ci fosse una presa di consapevolezza. Qui qualche tema legato alla società, al pubblico vasto, mi viene da dire, che vi ha preoccupato fino a questo momento, potrebbe in qualche modo essere lasciato indietro. E per qualcuno è una collaborazione, può essere lavorativa, ma siccome è un 2 di coppe ci potrebbe anche essere qualche tema a livello sentimentale. Ma vedo come un lasciarsi indietro certe vecchie barriere, carenze, personaggi, alleanze per andare verso il nuovo. Andiamo a vedere anche questo giudizio. 4 di bastoni. Abbiamo il matto e la forza. Sì, sento proprio questo nuovo inizio impellente, ma poi anche qui abbiamo un asso di coppe alla fine della lettura. Credo che la prima parte del 2025 sarà focalizzata, ragazzi, sul chiudere con quello che vi preoccupa, con quello che non vi fa stare sereni, con quello che non vi dà la stabilità e per molti si tratta di qualche o social o collaborazione o lavoro che ha a che vedere con il pubblico. Fortemente sento, soprattutto se avete già delle collaborazioni in atto, che potrebbero essere quelle a venirle, cioè, ehm, aspettate l'italiano, ormai me lo sono dimenticata. Potrebbero essere quelle che saranno messe, saranno lasciate indietro. Ruota della fortuna per il mondo, wow! Regina di spade, 4 di coppe e amanti. Qui si tratta di fare un cambio, una scelta per amor vostro. Devo dire che la ruota della fortuna è una bellissima carta, però vi metto un attimino in allerta perché? Perché c'è anche il mondo, qui un capitolo si chiude, o sì, cioè questo qua è l'arcano numero 20, questo è il numero 21, la ruota della fortuna indica sempre come dei cambi un po' improvvisi, avete anche la morte e finiamo con un eremita, quindi sia che sia una situazione diciamo relazionale, visto che abbiamo 2 di coppe e gli amanti, potreste alla fine del semestre ritrovarvi single, pronti per una nuova avventura, pronti per un nuovo inizio. Diversamente sento come se lasciaste indietro come le collaborazioni, potrebbero essere dei colleghi, come se vi staccaste ad un certo punto dal modo di pensare di altri o dall'aspettare che gli altri prendano una decisione e inizierete a vedere, andiamo a vedere anche la sacerdotessa, con i vostri occhi, con la vostra, penserete con la vostra testa, come se foste più indipendenti. Appeso al contrario, ci piace. Perché la sacerdotessa potrebbe rappresentare, infatti abbiamo anche la stella, potrebbe rappresentare una persona che incontrerete nel prossimo semestre. Normalmente con la sacerdotessa sono lettrici di carte, lettrici di rune, persone che lavorano con le erbe, con gli oli essenziali, con come si chiamano? Le campane tibetane, quindi il suono, la voce, tutto quello che è terapia naturale, ok? Può avere a che fare con la sacerdotessa. Quindi qui ho come l'idea che se per caso state già facendo qualche cosa, avrete come dei risultati. Diversamente potrebbe essere questa persona che o vi dà questa speranza in più, come se vi ricaricasse, come se vi spronasse, vi aiutasse a trovare un po' di entusiasmo, o semplicemente vi farà vedere le cose da un altro tipo di, da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, e voi avrete come questo nuovo inizio, voglia di fare, voglia di scoprire, voglia di andare. Tenete presente che la stella fa anche riferimento alle canalizzazioni, quindi potrebbero essere idee nuove che arrivano nel prossimo semestre. Andiamo a vedere l'eremita. Carro.
Diavolo! Voglio andare a vedere anche l'asso di coppe. Mm, mm, mm. Cavaliere di coppe, tutti i miei commenti vocali. Ehm, Cavaliere di coppe e mondo, non male. Datemi una carta in più per questo diavolo. Quattro di spade. Devo dire in realtà che il diavolo lo sento non tanto negativo, ma neanche tanto positivo. Cioè, è come se fosse un nì. Ehm, Credo che qui si tratti di guarire l'amor proprio e di dividerlo da quello che è l'ego. Mm? Cioè, un discorso è quello che voglio io perché sento che è quello di cui la mia anima ha bisogno per sentirsi amata. Un discorso è di quello che voglio io perché sono convinto a livello mentale, quindi ego, che avendo quella cosa lì, che facendo quella cosa lì, io posso stare meglio. Prima di tutto non è scontato che facendo il cambio, quel tipo di cambio ipotesi, si vada a star meglio. Adesso solo per farvi un esempio, per farvi capire la differenza tra amor proprio e ego. C'è un 4 di spade però. È come se ci fosse un momento di guarigione e vi dico, tra il 9 di spade e il 6 di spade, io sento che lascerete indietro certi punti di vista carenti. Avete due volte il giudizio. È come se vi rendeste conto a un certo punto che il bicchiere è mezzo pieno, non è mezzo vuoto. È come se iniziaste a vedere dei vantaggi intorno a voi invece che delle sfortune intorno a voi. Si tratta di cambiare il punto di vista. Avete anche l'appeso, avevate? Sì, qua. E anche il giudizio due volte. Il giudizio è il momento eureka, quando vi si accende un lampadario, non solo una lampadina. E c'è la forza e il matto, come se fosse una nuova idea, un qualche tipo di stimolo, di istinto, di forza, di voglia di scoprire il mondo, per molti di scoprire voi stessi, e vi dico che sento che per qualcuno qui si tratta di un trasferimento, di un viaggio, di uno spostamento, di un cambio significativo che voi volete fare, magari state aspettando a farlo perché non sapete se è da egoisti o se è per amor proprio, ed è qui la distinzione, questa scelta è perché io ne ho bisogno, perché sennò soffoco, muoio diversamente, o è per esempio solo una mera volontà egoica? Comunque c'è anche il carro e due volte il mondo. Per molti si tratta di un trasloco, uno spostamento, un movimento fisico e quindi un cambio di vita anche piuttosto importante, perché di solito quando c'è il mondo e il carro sono cambi di residenza e di lunga distanza. Fatemelo sapere poi nei commenti, tra l'altro. E qui vediamo questo nuovo inizio, ragazzi. C'è un asso di coppe. Vi dico che se il discorso fosse il lasciare indietro magari un, una persona, chiudere comunque, perché vi dicevo, no? Qui c'è una chiusura in ballo, chiudere una relazione, qui pare che nel momento in cui voi diventiate single possa iniziare un'altra relazione. Veramente qui avete asso di coppe, cavaliere di coppe e mondo. Quindi può essere tranquillamente un nuovo innamoramento, una nuova relazione romantica, una nuova idea, una nuova apertura del cuore, qualche cosa che riempie il vostro stato emotivo, ok? Questo sarà a fine semestre. Magari qualcuno lo vivrà anche prima, vi dirò, questo appagamento del cuore, intendo. Se per esempio fosse il discorso lavorativo, adesso vi dico, poi andiamo a fare la lettura specifica, però come la sensazione che qualcuno o cambierà tipo stile di lavoro o vita a livello lavorativo, cioè del tipo ho sempre fatto quel lavoro lì, mi è sempre piaciuto, ma adesso sento che ho bisogno di fare altro. E c'è come questa spinta, questo aiuto che potrebbe arrivare dall'esterno e che vi aiuta a focalizzare l'obiettivo, il
punto di destino. Tenete presente che la stella è una carta di destino, si dice che il destino sia scritto nelle stelle. Quindi è come un ok, mi avvicino al mio scopo di vita. E qui abbiamo anche l'eremita. L'eremita è una carta di forte introspezione, è come se ci fosse questa chiusura e questo inizio al ok, adesso penso a me, adesso penso a quello che voglio fare io della mia vita, a come veramente la voglio vivere, che tipo di persona voglio diventare. E per molti non nego che potrebbe esserci un risveglio spirituale nel prossimo semestre. Sapete quei momenti dove, appunto, come vi dicevo prima, c'è una presa di consapevolezza a 360 gradi invece che magari a 45, cioè solo davanti. Vi dico, un consiglio che vi danno, secondo me, con la regina di spade, considerato che abbiamo sia il 5 di coppe e il 4 di coppe, potrebbe essere quello di pianificare tutto nei minimi dettagli, perché ci sono delle cose che potrebbero essere un po' pesantucce in effetti da gestire, soprattutto se questo trasferimento magari è a lunga distanza, i fogli, i documenti, sapete, le carte potrebbero essere impegnative e qui il consiglio è di farvi delle liste, di organizzare tutto, perché secondo me potrebbe saltare fuori qualche cosa, se non fate questo tipo di lavoro, di tenere in ordine i fogli, potrebbe come esserci una sorta di sorpresa del tipo, oh, di questo non mi ero accorto, o ehm, qui la parola d'ordine sento un po' che sarà flessibilità o come questa sensazione. Ampiezza di vedute, flessibilità, mobilità. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. L'innocenza, bellissima carta e a me ricorda tanto l'eremita perché è rappresentata da un anziano. E il maestro, wow, 2 arcani maggiori. Allora, l'innocenza è il sole e il maestro è il matto. Quindi il matto ce l'avete già, anche qui, si ripete ed è un po' come diventare maestri di se stessi. Guardate, hanno tutti e due la barba e voi qui finite con l'eremita che è proprio un campione di saggezza, è un uomo, scusate, una persona che intraprende questo viaggio in solitaria da solo per ricercare la propria verità, ma ha tutte le doti, le esperienze, le conoscenze per fare questo viaggio da solo. E in questo mazzo la carta del sole è rappresentata anche qui da un anziano che guarda con gli occhi di un bambino, con l'innocenza di un bambino, questa cavalletta. E è un po' come dire, guardate sempre il mondo con una sana innocenza, con una sana purezza, ma non perdete di vista la saggezza che avete acquisito. Ok? Cioè, quindi va bene avere il cuore aperto, ma usate il discernimento, usate sempre la testa. E qui abbiamo il maestro e questa carta vi indica un po' che, diciamo, voi siete i maestri di voi stessi, o meglio, potenzialmente potreste diventare i migliori maestri di voi stessi. Potenzialmente perché? Perché ci vuole un'autoconoscenza. Io so che sono così e per correggere quel difetto posso far così, però se io non ammetto con me stesso o con me stessa che ho quel difetto non lo posso correggere. Wow, che interessante. Allora, andiamo ad uno di questi oracoli che sono molto belli, poi vi leggo anche la spiegazione del libro, sono gli oracoli della missione di vita. Indipendenza organizzativa. E qui vi dicevo, no, che c'era qualche cosa con questa regina di spade che aveva a che vedere con l'organizzare, il pianificare, fare le liste. Perché vi dico, le cose da gestire saranno parecchie, i pensieri anche. Mm, quindi 5 mesi, ragazzi. Quindi potrebbe essere nei primi 5 mesi
dell'anno, primo semestre, potrebbe essere 5 mesi da quando voi vedete la lettura. Comunque ho come l'idea che in 5 mesi dovete avere la capacità di sviluppare questa indipendenza organizzativa. Iniziate da subito a fare le liste per quello che vi serve fondamentalmente. Non so dove metterla, la mettiamo qua. Ok, ultimo oracolo e andiamo a vedere. Anche questo è un oracolo molto bello. Non mi ricordo mai come si chiama. Dovevo leggervi il libricino, ragazzi. Scusate, mi sono dimenticata. Il libricino dice: sei una persona che non sopporta l'autorità. Sei una persona che puoi avere paura della routine e difficoltà quando devi seguire norme o regole che non hanno senso per te. Se stai dicendo, scusate, sto traducendo. Se stai dicendo che ti diriga trabajo, ad un lavoro nel quale godrai di una vera libertà organizzativa, c'è qualcosa qui con l'organizzazione. E questo è estremamente valido per te. Se adesso hai un lavoro dove non sei libero di organizzarti, le tue guide ti stanno chiedendo che modifichi le cose. Al contrario, ti sentirai astioso, ma soprattutto portatore di un grande peso. Qui abbiamo un 10 di bastoni. Questo non significa che devi lavorare per conto tuo, però hai bisogno di un lavoro nel quale tu stesso possa organizzarti l'agenda e sentirti libero per attuare, muoverti e fare. Questo è indispensabile per la tua realizzazione personale e per mantenerti motivato. Qui abbiamo il mago e il matto. Sei un'anima molto dinamica, però per mantenerti radicato nella tua vita professionale devi attuare da solo, devi agire da solo, per te stesso. E anche qui c'era il discorso dell'amor proprio, Ok, 5 mesi. Le tue guide ti dicono che la tua vita professionale darà un nuovo giro nei prossimi 5 mesi. Da più di 2 anni hai preso coscienza di molte cose. Hai acquisito nuove capacità e competenze. Hai conosciuto nuove persone e questo ti ha permesso di sentire una nuova fiducia in te stesso. I risultati positivi del percorso che stai tracciando arriveranno in un tempo massimo di 5 mesi. Se tu ti stai chiedendo, no, la carta vi chiede anche di pensare a quello che è successo 5 mesi fa. È un po' come se fosse un focus dove eri 5 mesi fa e il miglioramento che ci sarà tra 5 mesi. Wow, che interessante! Trovo che siano molto belle questi oracoli. Allora, qui avevo questi due, non mi ricordo se li avevo estratti, ma li riestraggo, ragazzi. Forse sì. Non importa, li riestraggo. Allora, andiamo a vedere che cosa vi dicono. Ok, ficate sarebbe fissati, la traduzione letterale, su questa persona speciale. La lezione di oggi: focalizzati in qualcuno che hai ignorato previamente. Questa persona è un tuo professore, un tuo angelo speciale. Lui o lei, semplicemente per averti fatto rendere conto, scusate, semplicemente per averti dato conto della bellezza, ok, semplicemente per esserti reso conto della bellezza del suo spirito, farà o dirà qualcosa
per cui stai aspettando da tempo, qualche cosa che stai aspettando da tempo. L'obiettivo: renderti conto che tutti possono aiutare la tua guarigione e viceversa. Io dico spesso che si può imparare anche dai bambini. Ed è un po' questo, no? Vedere gli altri come uno specchio. È interessante quello che mi colpisce perché sono due carte che hanno del verde, come se ci fosse, e qui abbiamo un asso di coppe e io sento va bene, il verde, l'energia del quarto chakra, e l'asso di coppe rappresenta un po' il quarto chakra nei tarocchi. Quindi è come se ci fosse questa apertura di fiducia, ma nei confronti di voi stessi. Mm? Diventate i maestri di voi stessi, continuate a guardare la vita con innocenza, però allo stesso tempo non perdete la saggezza. Amici dell'Ariete, è stata una bella lettura. Fatemi sapere comunque se vi è piaciuta, se vi è risuonata, scrivetemelo nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me, potete o contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. E la sezione degli abbonamenti tratta temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo e tutto quello che io ho studiato in tanti anni a livello olistico, che ho semplicemente messo insieme, rimescolato in modo da accelerare, se vogliamo, il vostro percorso di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, sono pubblici, sono quelli nelle playlist con le copertine lilla. Vi ricordo a gennaio in partenza il corso di tarocchi, per chi volesse saperne di più mi può contattare via mail. Detto questo, io non posso che augurarvi un 2025 splendido, pieno di novità, pieno di cambi, pieno di organizzazione e pianificazione. Vi ringrazio, vi mando un grande abbraccio, ci sentiamo presto. Ciao ciao.